opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 27 ottobre 11. Eletti, amici cari, questo è il tempo della testimonianza, ognuno capisca dalle vostre scelte che siete miei. Sposa cara, spesso ti ho parlato dell'importanza della testimonianza. Essa non deve solo riferirsi alle parole, ma ai fatti, alle scelte. Ognuno capisca che dimostra di essere mio non solo a parole, ma con le scelte che fa ogni giorno. Il mondo tarda ancora a convertirsi, perché sono scarsi e superficiali i testimoni. Ecco perché pochi ancora si convertono. Pensa, sposa cara, ai primi apostoli, pensa alla loro fervida testimonianza, le folle li seguivano, i popoli si convertivano, perché erano ardenti nelle parole e coerenti nelle scelte di vita. Mi dici adorato Gesù, aiutaci ad essere più arditi e meno pigri. Serve il tuo aiuto, perché la nostra natura è debole, è fragile. Sposa cara, vedi dai segni, quali scosse hanno gli uomini di questo tempo? Esse servono a svegliare coloro che si sono lasciati andare nell'inerzia, nella pigrizia del cuore, nell'indolenza. Lo sai, piccola mia, che il nemico fa bene il suo gioco proprio su quelli che sono indolenti nello spirito. Questa debolezza umana diventa la forza del maligno. Pensa al leone, che vuole fare preda, osserva il branco e si prepara ad assalire non certo gli animali più forti, ma quelli che hanno rallentato la corsa, li osserva e si prepara ad assalirli, sicuro di riuscire a fare preda. Sposa cara, il maligno è un nemico astuto, che prende forza dalla debolezza umana. Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, questo l'ho ben compreso. Siccome nel mondo sono molti gli anoressici nello spirito, ecco che il nemico è sempre più forte ed assale, con ferocia, proprio come fa il leone nella foresta con gli animali più deboli. Dolce amore, tu stai dando delle prove, spesso, incisive per scuotere l'indolenza degli spiriti, ma ho compreso che colui che è troppo indebolito non riesce a reagire, perché vedo che il peccato è sociale, tanto che come tale neppure è ben compreso. Dona, santissimo amore, più forza agli spiriti, più luce alle menti, più fuoco ai cuori. Piccola sposa, ascolta bene le mie parole e portale al mondo, si capisca che le dure prove sono volte sempre al ravvedimento. Non c'è prova, che non abbia un tale fine, se superata, con pazienza ed amore, essa sfocia nella gioia e nella pace del cuore. Mi dici Santissimo Signore, questo ben pochi lo hanno compreso. Illumina le menti in modo che tutti capiscano e non si lascino prendere dalla disperazione, come sempre più spesso avviene. Ti supplico, addolcisci le prove perché siano più facilmente superate. Sposa amata, si capisca che la prova è sempre proporzionata alla purificazione, può essere più lieve, può essere più dura, secondo la situazione e la condizione. Nessuno si chieda il perché è così, accetti dalle mie mani ogni prova e si affidi al mio amore, come un bimbo alla madre, nella quale pienamente confida. Colui che ha fiducia in me avrà l'aiuto proporzionato alla sua fiducia. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, molto potete avere da Dio, se molto vi decidete a dare, vi dona la pace del cuore e la gioia, che non tramonta quali doni più belli di questi? Figli miei, amati, vi state preparando agli eventi più grandi e risolutivi? Ognuno di voi faccia di ogni suo giorno un capolavoro per il servizio a Dio e ai fratelli. Molti figli miei sono caduti nella più grande debolezza, a causa delle dure prove, che ritengono un castigo, ma che sono, invece, dono. Fate voi capire ai provati duramente che Dio li ama e li vuole aiutare. Colui che, pieno di fiducia, supplica l'aiuto, certo, lo ottiene, perché il cuore di Gesù è un oceano infinito di tenerezza. Figli amati, intercedo per ciascuno di voi affinché le prove siano più facilmente superabili. Voi chiedete aiuto con massima fiducia, Dio dà molto a chi chiede molto con fiducia e fa la sua volontà. Amati figli, molto potete ottenere, se molto vi impegnate ad uscire dal fango del peccato,
poco ottenete, se poco vi impegnate. Chiedete con fiducia, amati figli, perché Dio vuole concedere. Fate sempre con gioia la sua volontà, anche se, spesso, non capite. Dio non è tenuto a dare spiegazioni, ma voi siete tenuti ad accogliere la sua volontà, che è sempre volta al vostro massimo bene. Mi dice la piccola figlia madre amata, fare bene la volontà di Dio, anche quando poco si capisce, è cosa assai dura e difficile e serve una fede forte e radicata. La fede radicata resiste alle più forti tempeste. Madre amata, intercedi per noi ed ottieni una forte fede per ogni tuo figlio. Piccoli cari, questo chiedo ogni giorno per voi. Gesù vuole concedere, ma voi mettetevi nelle condizioni per ottenere con la preghiera ardente, la penitenza, la testimonianza ardita, facendo le scelte sempre secondo Dio e non secondo la logica del mondo. Figli amati, fate questo e sarete nella gioia con tanta pace nel cuore. Insieme, lodiamo Gesù. Ringraziamo. Adoriamo. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 28 ottobre 11. Eletti, amici cari, vivete in me? Voi ora sospirate, per quello che avviene intorno, ma godete per ciò che avviene nel cuore. Sposa amata, cosa avviene nel tuo cuore? Parlo dei nuovi sentimenti, che sono nati, come fiori fragranti in primavera, per opera mia. Mi dici adorato, la mia anima è colma di gratitudine per i tuoi doni che sono di ogni genere, ma soprattutto spirituali. L'anima che sempre anelate, amore infinito, ha trovato una sublime culla nella quale trovare riposo e gioia e il tuo cuore aperto. Non ci sono parole per dire a te, Dio, il mio grazie è infinito. L'anima dell'uomo, ogni anima ha sete di te, Gesù, e non trova pace se non in te. Tu, Santissimo, sai tutto questo e ti apri alle anime per dissetarle di te. Com'è bella questa verità! Vorrei che tutti gli uomini l'afferrassero per avere gioia sempre nuova nell'anima. Le tue gioie, infatti, non sono sempre le stesse, ma in crescendo, più giunge la meta, vicina. Penso agli albori della creazione, quando l'uomo passava di gioia in gioia sempre più estesa, e la morte non esisteva ancora. Così, passando di letizia in letizia, sarebbe passato dalla terra al cielo per una beatitudine senza fine. Penso a com'era la vita terrena, senza i mali e senza la morte. Tu hai fatto sempre ogni cosa per la gioia, tu, infatti, sei il re della gioia, il re della vita, tu sei l'eterno vittorioso. In te, Gesù, l'anima è sempre in esultanza, godendo le tue delizie d'amore. Questo avviene, quando essa risponde subito alla tua chiamata, come fece Samuele, che disse: parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Guardo, sì, dolce amore, nella mia anima e la vedo, per opera tua, fiorire come un mandorlo in primavera, che copre di fiori sempre nuovi i suoi rami ed è un incanto guardarli e sentirne la fragranza. C'è, però, una grande e sostanziale differenza: i fiori della pianta, presto, sfioriscono ed i petali volano via col vento, mentre i fiori dell'anima, tutta tua, non conoscono sfioritura, ma a fiore si aggiunge fiore, a fragranza nuova fragranza, perché il vento, che tu, amore infinito, fai soffiare nell'anima non è impetuoso, ma è dolce ebbrezza, soave e carezzevole. Ogni anima ti dice: dolce Gesù, grazie di avermi creata. Grazie di avermi amata. Grazie, perché mi dissetti con la tua acqua sorgiva. Grazie, perché mi sostieni e mi culi nella tua soave brezza. Sposa cara, ti ho detto che avrei fatto cose stupende per coloro che mi avrebbero tanto amato in un tempo di generale ribellione. Godi, sposa cara e fedele, le continue delizie del mio amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, questo è il tempo di raccogliere, questo è il tempo, benedetto, della raccolta. Gli uomini, che hanno ben seminato ora bene raccolgono, perché le bionde spighe sono alte ed ondeggianti al vento. Il seminatore,
quando deve spargere la semente, è triste, perché fatica e teme che la sua semente non dia il risultato che si aspetta. Quando, però, è il tempo della raccolta e vede le spighe biondeggiare al vento, è felice e canta, sa che ci sarà il pane per i suoi piccoli ed è felice. Se il tempo della semina può essere triste, quello della raccolta è sempre felice. Piccola mia, questo, presente, è il tempo della raccolta per tutti, per ogni uomo. Tu, piccola mia, l'hai compreso? Mi dici madre cara, dolce tesoro, lo sto capendo sempre più. Mi piace, madre cara, vedere la gente felice, che ha ben seminato, vedo la luce di tuo figlio nel loro volto. Vedo, però, anche l'aspetto cupo, triste e dolente di chi poco ha seminato. Vedo lo smarrimento e la confusione. Vedo, con grande pena, un nemico terribile intorno agli smarriti di questo tempo, sibile come serpente, pronto ad assalire. Madre amata, tu vedi tutto questo e sei in preghiera ardente presso tuo figlio perché il dolore umano non sfoci in disperazione. Tu preghi e supplichi per i miseri, ancora lontani, che rischiano molto, rischiano di perdere veramente tutto. Madre cara, dolce tesoro, tu vuoi che il paradiso sia per tutti i figli e non solo per alcuni. Noi, stretti a te, vogliamo ciò che tu vuoi, lasciaci pregare con te, supplicare ed intercedere con te. Vogliamo adorare Gesù con te. Possa presto vedere il mondo una nuova pioggia di grazie, che porti tutte le anime a Dio per la salvezza eterna. Figli amati, abbiate gli stessi sentimenti miei. Insieme, otterremo da Dio cose meravigliose, egli è l'amore. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.